Io avevo con me un ufficiale di collegamento tedesco che neanche a fare la posta portava il nome altisonante del barone di Munchausen ed era effettivamente un discendente del barone di Munchausen. Questo parlava perfettamente la lingua nostra e avrebbe dovuto svolgere funzioni di collegamento, però ormai la catena di comando si era spezzata e quindi noi facevamo poi di testa nostra, insomma, in sostanza, ecco. Loro ormai evidentemente i tedeschi cercavano di sacrificarci per garantire la ritirata verso il nord e quindi questo noi non lo ritenevamo giusto, anche perché eravamo a conoscenza noi che in una busta chiusa il comandante del gruppo di combattimento si chiamava, aveva degli ordini che gli erano stati dati dal comandante borghese e questi ordini prevedevano, l'abbiamo poi visto dopo quando abbiamo aperto le buste, va bene, che quando la situazione fosse diventata veramente insostenibile, quando fosse stato palese che i tedeschi ormai erano in fuga, noi avremmo dovuto concentrarci nella città di Thiene, nel Veneto, e di lì muovere su Trieste per unirci secondo un piano che era stato studiato, anche questo è venuto fuori dopo, non lo sapevamo. No? Avremmo dovuto unirci sia ai partigiani bianchi della Usoppo, Friuli e compagnia bella, anticomunisti, no? Antititini, e ai reparti che dal sud la marina militare avrebbe dovuto, marina regia diciamo, avrebbe dovuto far affluire con il famoso reggimento San Marco, eccetera, eccetera. Tutto questo poi dopo fallì perché innanzitutto ci fu il veto degli alleati, soprattutto degli inglesi che non vollero che ci fosse questa connivenza, diciamo, di intenti per difendere l'ultima frontiera orientale, sempre dall'avanzata delle truppe di Tito. E poi perché noi non avevamo assolutamente la possibilità materiale di farlo. Quando arrivavamo alle porte di Padova, praticamente nel sobborgo di Albignascico, trovammo il ponte sul Bacchiglione, il torrente Bacchiglione, che immetteva verso la città, occupato da una specie di banda di partigiani. Insomma. Evidentemente era roba che era nata in quel momento, i famosi eroi dell'ultimo giorno, della quinta giornata, della sesta giornata, insomma. E venne avanti con la bandiera bianca un rappresentante del CLN di Padova, del Comitato Liberazione Nazionale, il quale a nome di questo comitato ci ordinava la resa e pretendeva la consegna delle armi. E noi gli rispondemmo che aveva 5 minuti di tempo per varcare il ponte, dopodiché l'avremmo presa a schioppettate, insomma, tanto per farla breve. Ecco. Praticamente lì a Padova si presentava il battaglione Barbarigo come avanguardia, poi dietro nel grosso c'era il battaglione Rupo, il battaglione che ci aveva raggiunto sul Po, poi c'erano gli NP, se ne erano già andati a Venezia per conto loro, c'era il battaglione Freccia, come ho detto prima, e c'era il gruppo artiglieria Colleoni, che aveva ancora i pezzi. Però la situazione era molto precaria perché non avevamo munizionamento. Cioè, nel passaggio dei vari grammi del Po, nei vari mitragliamenti, nei vari bombardamenti che avevamo subito in quei frangenti, specialmente al passaggio dell'Adige, dove i ponti erano stati distrutti tutti, c'era solo la possibilità di transitare su delle passerelle dove passava solo un uomo singolo alla volta, e quindi tutto ciò che era mezzi di trasporto
erano andati perduti, quindi non avevamo munizionamento dietro, quindi il munizionamento era solo quello di dotazione alle armi che la gente portava a spalla, quindi non c'era la possibilità di sostenere un combattimento di una certa importanza, perché non avremmo avuto la possibilità di alimentarlo, insomma. Subito dopo, appunto, ci vennero incontro i rappresentanti dell'esercito inglese con bandiera bianca anche loro a dirci che ormai noi eravamo fuori questione, perché erano arrivati con un'autocolonna, non so quante migliaia di uomini, e avevano occupato Padova, insomma. Praticamente noi non avevamo nessuna possibilità di riuscire a passare, insomma, perché avevamo anche tentato di guardare se c'era qualche itinerario alternativo, ma anche lì la situazione era tutta intasata di automezzi e non si poteva passare in nessun modo, quindi l'unica cosa che resisteva da fare era quella a un certo momento di arrivare a una resa onorevole, insomma, perché il combattimento era assurdo, insomma. Infatti il nostro comandante ci chiamò a rapporto tutti gli ufficiali e riferì le proposte di resa che avevano fatto gli anglo-americani, i quali avevano detto: ma voi in sostanza che cosa andate cercando? Perché la Repubblica Sociale era finita il 25 aprile, Mussolini era stato già fucilato, noi non sapevamo niente, però ce lo dissero loro, eravamo al 29 d'aprile, no? Non esisteva più niente, insomma, praticamente, quindi continuare a combattere avrebbe significato solo un inutile massacro, data la situazione. In sostanza, l'ufficiale più anziano, che era il comandante del Lupo, disse: sentite, noi ci siamo arruolati per l'onore. L'obiettivo della sua salvaguardia di fronte alla storia l'abbiamo raggiunto. Nessuno ne può dubitare. Ora su di noi ufficiali incombe il dovere di non bruciare le giovani e preziose vite dei nostri soldati, dei nostri marò, con decisioni avventate per il gusto di un beau geste alla garibaldina. E allora si decise per la resa, però farla accettare la resa ai marò non fu facile, perché nessuno voleva rendersi. Ci accusarono, ci riempirono di insulti, ci dissero che noi eravamo dei traditori, nessuno voleva rendersi. Poi dopo, naturalmente, a furia di parlare, si riuscì a far entrare la ragione nella testa dei ragazzi, per cui facemmo l'ultima cerimonia, tutti i reparti furono schierati in una grande radura a Prato, una forma a U, con tutte le armi posate davanti a terra, e il comandante nostro, che era il capitano di fregata di Giacomo, un glorioso comandante di sommergibili in Atlantico, che era il comandante del gruppo di combattimento, passò in rassegna i reparti, che erano tutti sul presentatamo, rivolse loro un'accurata locuzione. Arrivò di nuovo la delegazione degli inglesi e il comandante rivolse loro parole di comprensione per la nostra situazione, poiché anche egli a sua volta aveva vissuto un'analoga situazione in Cirenaica a Tobruk, quando aveva dovuto arrendersi proprio alle truppe italiane, in particolare al reggimento fanteria di Marina San Marco, che assediava la piazzaforte inglese. Tutto finì col saluto alla voce, 10ª marinai, 10ª comandante, e con un tentativo di cantare il coro del Nabucco, smorzato dalle lacrime sulle parole: «O mia patria, sì bella e perduta».